Buongiorno. Quando ho fatto l'ultimo video sulla presunta profezia biblica sulla Shoah, ho accennato al termine gematria, perché in effetti è proprio quel tipo di attività che hanno scelto quei rabbini per identificare quella presunta profezia. E allora alcuni di voi hanno chiesto se potevo fare qualche esempio di gematria. Intanto, che cos'è la gematria? La gematria, vabbè, alcuni la definiscono una scienza teologica. Io francamente ho qualche difficoltà a definirla scienza, così come ho qualche difficoltà a definire scienza la teologia. Quindi l'attitudine, quell'attività che, partendo dal valore numerico delle lettere dell'alfabeto, ricava dei significati. La gematria è entrata diciamo, nella cultura ebraica nel periodo ellenistico ed era già applicata in realtà appunto in Grecia, pare la conoscesse già Pitagora, e poi veniva applicata anche dai cristiani, per esempio sul Nuovo Testamento, e lì più propriamente si chiama isopsefia. Ma è entrata in particolare, dicevo, nel periodo ellenistico, in quello che viene definito in Giudea il periodo dei Tannaim. E i Tannaim chi erano? Erano dei rabbini, dei saggi, le cui parole sono state raccolte nella Mishnah. Quindi diciamo che è entrata nella cultura ebraica tra il primo e il secondo secolo d.C. Poi la gematria è, come dire, particolarmente applicata alla lingua ebraica, tant'è che quando si parla di gematria si dà per scontato che sia la gematria ebraica, anche se lo stesso nome ebraico gimatria pare derivare dal greco geometria o forse dal greco grammateia, insomma ci sono diverse ipotesi dell'origine di questo nome. E quindi si tratta di ricavare dei significati partendo dal valore numerico delle parole. Valore numerico che si ricava facendo la somma dei singoli valori numerici delle consonanti, perché sapete che l'ebraico è scritto soltanto con le consonanti, delle consonanti che compongono una parola. E il valore della gematria in che cosa consiste? In sostanza si dice che quando due parole o magari due espressioni hanno lo stesso valore numerico, queste due espressioni si richiamano l'una con l'altra, cioè appartengono allo stesso ambito, vogliono significare la stessa cosa, cioè sono strettissimamente collegate. E allora, siccome appunto mi è stato chiesto di fare alcuni esempi, adesso vediamo alcuni esempi in particolare e come al solito li prendiamo, non sono esempi inventati, li prendiamo direttamente dal mondo ebraico. Il primo esempio lo prendiamo dal libro dell'Esodo, dal capitolo 3. Mentre pascolava il gregge del suocero, Yitro, sacerdote di Midian, Mosè condusse il gregge oltre il deserto. E i commentatori ebrei, che applicano quindi poi a questa frase, adesso vediamo come, la gematria, dicono: l'espressione che abbiamo tradotto con oltre il deserto letteralmente significa dopo il deserto, che in ebraico si scrive così. Midbar. Però loro dicono, siccome l'espressione letterale è dopo il deserto, allora noi dobbiamo prendere le lettere che vengono dopo queste. Dopo la mem viene la nun, dopo la dalet nell'alfabeto viene la he, dopo la bet viene la gimel, dopo la resh viene la shin. E loro dicono, scrivono letteralmente, che il valore numerico è 358, e in effetti facendo la somma dei valori numerici di queste, quindi non prendono il termine midbar, ma prendono le lettere dopo
perché lì c'è scritto che condusse il gregge dopo il deserto. E questo termine ha esattamente, ve lo leggo, quindi il valore numerico è esattamente come quello di Mashiach, che si scrive così. Quindi queste due parole, Midbar, scusate, queste 4 lettere che vengono dopo le lettere di Midbar e Mashiach hanno esattamente lo stesso valore numerico e quindi loro concludono, quindi questa era la condotta di Mosè. Egli conduceva il suo gregge, il popolo ebraico, oltre il deserto, ossia verso la rivelazione di Mashiach. Quindi questo è un esempio di gematria già un pochettino elaborato, perché vedete che non hanno preso le lettere scritte nella Bibbia, ma quelle dopo, partendo dal presupposto che Mosè ha condotto il suo gregge dopo il deserto. E adesso passiamo a vedere un altro esempio. Allora, un ulteriore esempio lo troviamo sempre nell'Esodo, nel capitolo 12, là dove Hashem sapete è il termine che gli ebrei usano per sostituire il nome di Dio che loro non possono pronunciare, e Hashem significa in effetti il nome. Quindi Hashem parlò a Mosè e ad Aharon in terra d'Egitto dicendo: questo mese è per voi il capo dei mesi, e si riferisce al mese di Nissan. Ora, l'espressione ebraica che gli esegeti hanno preso per applicare appunto la gematria e vedere che valore ha è esattamente questa. A Odesh, a Ze Lachem, il mese, il questo per voi. Quindi questa è la frase, il mese, il questo per voi. E dicono che questa espressione ha valore 424. Che è lo stesso valore che ha quest'altra espressione. Mashiach ben David, Mashiach figlio di Davide. Cioè, quindi vuol dire che l'espressione il mese, che è questa qui, il questo per voi, ha esattamente lo stesso valore, quindi rimanda all'espressione Messia figlio di Davide. E questo per loro cosa significa? Questo indica cioè che il Messia giungerà nel mese di Nissan per redimere il suo popolo. Quindi prendono una frase, non la prendono tutta, perché in effetti la frase completa è quella che vi ho letto prima: questo mese è per voi il capo dei mesi. Loro prendono soltanto questo mese per voi e dicono che appunto rimanda chiaramente al Messia figlio di Davide, tenendo presente che l'espressione Messia figlio di Davide qui non c'è. Quindi non c'è neppure una corrispondenza diretta all'interno del testo, è una corrispondenza che viene ricostruita mettendo assieme due espressioni. E quindi questo è un altro esempio. Andiamo avanti. Una ulteriore applicazione della gematria ce l'abbiamo nel momento in cui Mosè chiede a Yahweh, che allora ancora non sapeva che si chiamasse così, chiede quindi a quell'Elohim: ma chi sei tu? Qual è il tuo nome? Perché Mosè dice: io devo spiegare al popolo le cose che tu mi dici
E il popolo sicuramente mi chiederà: ma chi è quello che ti dice queste cose? Perché dobbiamo eseguire i suoi ordini? E io devo saper dare loro una risposta. E allora Yahweh gli dà quella risposta famosissima che è Ehyeh Asher Ehyeh, che è una frase, un'espressione che è stata tradotta in tutti i modi possibili consentiti dalla grammatica, quindi io sono quel che sono, io sarò quel che sarò, io sarò quel che ero, e quindi insomma tutto è possibile nella traduzione. Per quel che mi riguarda personalmente, io ritengo che nel momento in cui Mosè, diciamo scelto come comandante in capo da quell'Elohim, si permette di chiedere a quell'Elohim: ma tu chi sei? Quell'Elohim infinitamente più potente di lui gli dice in sostanza: io sono quello che sono, tu fatti gli affari tuoi, pensa soltanto ad eseguire i miei ordini. E poi gli dice: mi ricorderete con questo nome, e gli detta il famoso tetragramma che noi conosciamo come Yahweh. Quindi noi abbiamo però questa espressione Ehyeh Asher Ehyeh. E gli esegeti, questi esegeti, per applicare appunto il valore numerico, scelgono la prima parola, cioè, allora chiudiamo qui, Ehyeh, e prendono soltanto questa. E questa parola dicono esattamente che vale 21. E qui 21 di per sé non significa nulla, ma mentre normalmente si fanno addizioni, eccetera, qui cosa fanno? Quindi dicono che 21 moltiplicato per se stesso fa 441 e 441 corrisponde esattamente al termine emet, che vuol dire verità. Cioè in sostanza loro dicono, ve lo leggo direttamente, questa espressione sarebbe stata la garanzia della veridicità delle parole di Mosè dinanzi al popolo. Il valore numerico della parola Ehyeh moltiplicato per se stesso dà 441, che è il valore numerico della parola Emet, che significa verità. Quindi in questo caso si fa un altro tipo di calcolo, un altro tipo di conteggio per arrivare a identificare una parola di una espressione completa, quindi una parola estrapolata, con un'altra parola per dire che quindi questa espressione qui contiene una verità che ha il carattere della verità assoluta. E andiamo avanti. Ulteriore situazione, ulteriore esempio. Siamo nel momento in cui Hashem manda Mosè dal faraone per parlargli e per convincerlo a lasciar partire il suo popolo. E quindi dice: Hashem disse a Mosè: va da Parò, che così si scrive. Ed è questa la frase che prendono gli esegeti per applicare il valore gematrico. E quindi la frase è Bo, perché poi in ebraico c'è El, che poi vedremo loro non toccano, Bo El Parò. E loro che cosa dicono? Loro prendono Bo, che in realtà non significa va, ma significa vieni, e lo dicono espressamente. La particella El non la considerano e poi dicono Parò, e dicono questo ha valore numerico 358, che è esattamente, l'abbiamo già visto all'inizio, il valore numerico del termine Mashiach. E che cosa scrivono esattamente? Sommando i valori numerici delle parole Bo e Parò, quindi togliendo questa, si ottiene 358, che è anche il valore numerico
di Mashiach, cioè del Messia. La redenzione dall'Egitto aprì le porte di tutte quelle seguenti, in particolare dell'ultima che avverrà con il Messia. Mandando quindi Mosè da Parò, Hashem gli fece intendere che questa sarebbe stata la preparazione concreta alla redenzione futura. Quindi, come abbiamo visto, come vediamo qui, a seconda delle situazioni si usano, come dire, tecniche diverse, no? Si fanno o delle semplici addizioni, oppure si fanno delle moltiplicazioni, oppure si tolgono delle parole, si prendono soltanto parole che apparentemente interessano e si riesce quindi ad ottenere delle coincidenze, ad ottenere delle corrispondenze, ad ottenere dei valori numerici che assumano un qualche significato. Quindi per questo io dicevo prima che ho qualche difficoltà a considerarlo una vera e propria scienza, perché mi pare che in realtà si tratti, mi pare, ovviamente un parere personale, si tratti della applicazione di tecniche che cambiano di volta in volta per ottenere dei significati e dei valori che sono già definiti come obiettivi, quindi non è che vengono fuori da un ragionamento a priori, ma vengono fuori dalla applicazione di una tecnica a posteriori, tenendo anche presente che sappiamo che la Bibbia è stata scritta da moltissime persone nell'arco di moltissimi secoli, è stata ricopiata, è stata riscritta sotto dettatura. Sappiamo che gli stessi esegeti ebrei ci dicono che ogni volta che veniva riscritta veniva cambiata, quindi è difficile pensare, o pressoché impossibile pensare, che questi valori fossero nella mente di chi li scriveva. Abbiamo detto prima che la gematria è stata introdotta dopo Cristo e quindi è chiaro che si tratta più che di una scienza, di un'arte per ricavare dei significati. Il prossimo esempio lo prendiamo direttamente dal primo versetto del libro dell'Esodo. Libro dell'Esodo che in ebraico si chiama Shemot, cioè i nomi, perché in effetti inizia proprio così, Ve elle Shemot, cioè e questi sono i nomi dei figli di Israele che sono venuti, dice letteralmente, Mitzraima, cioè in Egitto. E questa è la parola che ci interessa. Mitzraima. Scusate la scrittura, ma io scrivo male anche in italiano, quindi... Ora, che cosa dicono gli esegeti ebrei? Dicono esattamente questo. In ebraico la parola Mitzraima ha il valore numerico di 385. 385. E dicono che è lo stesso di Shekinah. Ora, il termine Shekinah significa presenza e per antonomasia, secondo la teologia, significa la presenza divina, quindi quella presenza spirituale, la presenza effettiva di Dio. Ora, questa sembrerebbe una cosa strana, perché vuol dire che se sono vere le regole della gematria e Egitto, cioè in Egitto, perché questa desinenza finale significa proprio in Egitto c'è la presenza divina, vuol dire che allora Dio è lì. Ma ciò che noi ci aspettiamo da tutta la storia della Bibbia, da tutta la storia del popolo ebraico, è che la presenza di Dio sia quantomeno in terra di Canaan, cioè nella cosiddetta terra promessa, perché lui lì ha fatto andare Abramo e poi lì ha promesso che avrebbe messo il suo popolo per sempre, e questa promessa, lo sappiamo bene, varrebbe ancora anche oggi, nel senso che viene applicata e così viene interpretata anche oggi. E quindi com'è possibile che la presenza di Dio in realtà sia direttamente collegata all'Egitto? Il che ci farebbe pensare appunto che la presenza di Dio si realizza in Egitto. Certo, questo rappresenta un problema. E allora qual è l'interpretazione che viene data?
è questa. Hashem, infatti, accompagnò i suoi figli nell'esilio egizio e in quelli seguenti e li accompagnerà anche nella redenzione futura. Cioè una interpretazione che, stando alle regole della gematria, secondo me, ovviamente, stravolge letteralmente quello che io mi sentirei autorizzato a leggere qui, però mi rendo conto che non si può accettare l'idea che la presenza di Dio si realizzi in Egitto, perché la presenza di Dio è in terra di Canaan, e allora cosa si dice? Si dice che corrisponde perché? Perché Dio ha preso i suoi, li ha accompagnati in Egitto, poi li ha riportati fuori e poi li segue per il resto dei secoli. Quindi, come vedete, anche qui, insomma, l'interpretazione gematrica, come abbiamo già visto prima, funziona un po' in relazione a ciò che si vuol far dire alle parole e ai numeri. E adesso ne vediamo una ancora più complessa e direi che poi come esempi possono bastare per capire come funziona questo meccanismo. L'ultimo esempio lo prendiamo dal libro della Genesi, precisamente dal capitolo 49, là dove si parla della preminenza della tribù di Giuda su tutte le altre tribù. E si dice: lo scettro non si rimuoverà da Yehuda né gli eruditi dalle sue gambe finché giungerà Shiloh e sua sarà un'assemblea di nazioni. Allora, gli esegeti prendono questa frase. Giungerà Shiloh. E che cosa dicono? Dicono esattamente questo, che, ve lo leggo così almeno siamo tranquilli, e Yahweh Shiloh corrisponde numericamente, ancora una volta, al termine Mashiach, cioè al termine Messia. Però qui c'è una cosa in più, nel senso che addirittura si aggiunge così come una sorta di proprietà transitiva, perché loro dicono che il termine Shiloh corrisponde a Mosè gematricamente, e quindi siccome Yahweh Shiloh corrisponde a Messia e Shiloh corrisponde a Mosè, loro dicono che quindi esiste la stessa corrispondenza e quindi la venuta del Mashiach si riporta alla figura di Mosè. Quindi in realtà si tratta di un ragionamento gematrico ancora più complesso, perché non si limita a fare il conteggio del valore numerico, ma prima fa il conteggio del valore numerico di un'espressione intera e lo riporta a Messia. Poi di questa espressione intera prende una sola parola, la riferisce a Mosè e dice dunque Messia e Mosè sono sovrapponibili. Ora voi capite che, con tutto il rispetto ovviamente per chi, lo capisco, pratica seriamente questa che viene chiamata anche come scienza, allora naturalmente con tutto il rispetto per chi lavora sulla gematria, lavora con la gematria, io, permettetemi, anche per sdrammatizzare un po', mi sono divertito a fare delle prove che tengono conto ovviamente degli stessi meccanismi, della stessa metodologia, cioè mettendo assieme delle parole e delle parole che ovviamente hanno una loro coerenza, un loro significato, per vedere che cosa ne viene fuori. Allora, per esempio, guardate, io ne ho fatti alcuni fogli, vi faccio soltanto un paio di esempi. Chiesa cattolica romana, ovviamente qui la gematria è applicata al valore numerico delle lettere dell'alfabeto italiano, chiaramente vale 173. Mauro, cioè il sottoscritto,
dichiara che il messaggio della Chiesa Cattolica Romana basato sulla Bibbia, inteso come il fatto che la Bibbia parla di Dio, si tratta di un inganno ed è un falso. Bene, il valore numerico di Mauro che parla di un inganno basato su un falso è esattamente 173, esattamente come Chiesa Romana Cattolica. Non dico che sia vero questo, ma comunque è un esempio fatto per divertimento. Oppure se noi prendiamo soltanto Chiesa Romana, vale 97. E di nuovo, siccome la Chiesa Romana si basa sul libro definito sacro, sacro in quanto parlerebbe di Dio, ma è falso il fatto che parlerebbe di Dio, e il valore numerico di questa espressione è esattamente 97. Quindi anche qui avrei, applicando la cosiddetta scienza gematrica, avrei trovato un'altra corrispondenza. Ve ne faccio ancora uno. Per esempio il titolo di uno dei miei libri è La Bibbia, ve lo dico perché è troppo lungo da scrivere, La Bibbia non è un libro sacro, lo sapete, e il titolo di un altro dei miei libri è Il falso testamento riferito alla Bibbia. Quindi la Bibbia non è un libro sacro, ha valore 209. Bibbia, intesa come il falso testamento, ha valore 209. E poi ce ne sono molti altri, ma insomma non sto a raccontarveli tutti perché sarebbe addirittura ridicolo. Ma per esempio, non so, la lettura ha valore 87. Biglino che conduce la lettura della Bibbia ha valore 87. Insomma, come vedete, volendo, ripeto, con rispetto per tutti coloro che seriamente credono e si applicano nella scienza gematrica, volendo, fra virgolette, giocando con i numeri, si possono ottenere tutti i risultati possibili, immaginabili, e qui appunto ne ho veramente tanti, poi ne ho fatti sui miei primi libri, sul numero delle pagine, proprio per puro divertimento. Ora, quindi questo è per dire che mi sono stati chiesti degli esempi, ho fatto degli esempi tratti, non inventati da me, ma tratti direttamente dall'esegesi ebraica, in modo che, come al solito, ciascuno di voi possa farsi le sue autonome personali idee. Ciao, grazie e alla prossima.